a tutti, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, oggi spacchetteremo il calendario dell'avvento di Sephora, il Frosted Party. 24 caselline, ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo siete già e di attivare la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video e se vi va seguirmi anche su Instagram. Iniziamo subito parlando del packaging. Si presenta in questa scatola trasparente, il packaging è molto carino con tutti i pinguini e sul retro sono indicate tutte le cose che contiene questo calendario. Dunque, tolto dalla confezione trasparente, si presenta così il calendario, decisamente grosso. Come vedete qui ci sono tutte le caselline, spero che si vedano tutte quante, quindi comunque un packaging decisamente carino. La casetta praticamente dei pinguini. Alla fine del video vi darò le mie considerazioni su questo calendario, sull'acquistarlo oppure no. Facciamo come per il calendario dell'avvento di Balea, che se non avete visto quel video vi rimetto al fondo o nelle schede, dove insomma vi faccio vedere proprio da vicino lo spacchettamento del calendario. La casellina numero 1 è questa, contiene questo lipstick di Sephora, è fatto in questo modo, la confezione sembrerebbe di cartone, il colore è molto cremoso, io lo metto nella sezione nude, è carino, si stende bene, è un rossetto classico quindi non a lunga durata. Di questo rossetto è scritto anche dietro il numero 3. Proseguiamo con il numero 2. Questa è una stella effervescente da bagno di colore rosa, non penso che abbia una profumazione particolare perché non è scritto, ha comunque una profumazione e un buon odore, però non è indicato un particolare odore, ecco. Proseguiamo con la casellina numero 3. Queste qui sono delle salviette struccanti per occhi e questo qui è chiaramente un campioncino. Casellina numero 4 e abbiamo una maschera. Questa qui è una maschera al naso per i pori all'ananas. C'è un solo pezzo all'interno. Casellina numero 5, eccola qua. Qui dietro c'è scritto gelatina per la doccia. Credo che sia un bagnoschiuma, tipo un bagnoschiuma. Francamente non li ho mai utilizzati, ma anche questa è una mini size, io la ritengo un campioncino. Proseguiamo ancora con la casellina numero 6. E questa qui è una matita labbra, è molto scrivente, un bel rosso natalizio. Anche questa però è una mini size. Il colore di questa matita è il numero 3, Classic Red. Proseguiamo col numero 7 che contiene un elastichino fatto in questo modo, diciamo con le molle, non so come spiegarmi, quello che in teoria non strappa i capelli, di color rosso. Sephora, ma questo francamente nel calendario dell'avvento non l'avrei proprio messo, Proseguiamo con il numero 8, opla, che contiene altri 2 campioni, perché questi sono campioni, di dischetti struccanti per gli occhi. Li avevamo trovati uguali in un'altra casellina. Anche questa per me è nota negativa per Sephora. Potevi almeno mettere qualcosa di un po' diverso. Andiamo avanti con la casellina numero 9.
contiene questo che è un ombretto leggo dietro staccabile. Sono riuscita ad aprirlo, ma a me sembra un ombretto normale, non capisco questa scritta che hanno messo, francamente. È anche un bel ombretto brillante che si può tranquillamente applicare o nell'arcata sopraccigliare o vicino al dotto lacrimale. Mi piace come colore, sembra quasi un color ghiaccio ed è molto bello. È un ombretto classico, però non riesco a capire la dicitura scritta sul retro. A me sembra un classico ombretto, un bellissimo ombretto shimmer tra le altre cose, perché appunto, e poi è bello cremoso, proprio bello cremoso. Me lo metto qui, bello cremoso, si spalma bene, poi appunto nere sull'occhio non lo so, ma se tanto mi dà tanto, è un bellissimo ombretto shimmer. Questo, anche se è piccino, mi piace molto. Casellina numero 10, dove troviamo un'altra stella effervescente da bagno. Eccola qui, questa volta appunto è gialla. Ha comunque un buon profumo, si sente dall'involucro, però non ha profumi particolari. Esempio, non so, giallo poteva essere limone piuttosto che banana, piuttosto che magari mango. No, ha un buonissimo profumo perché si sente, però non è fruttato, ha un buon odore, ma non è un odore particolare che si può identificare con un nome. Anche questa mini size. Leggendo dietro è solo scritto in inglese, credo che la profumazione la identifichino come Beach Vibes, questo giallo, mentre invece questo rosa è Pillow Battle, ma non è che riesco a spiegarvi qual è il loro profumo, ecco, insomma, nomi carini, artistici, ma concretamente non vi so dire di che cosa profumano. Proseguiamo col numero 11, dove troviamo... Ho rotto tutto, ho fatto veramente un grosso danno. Una matita nera, questa volta per occhi. Ho ancora qualche posto, sì. Anche qui la scrivenza è abbastanza morbida, un bel nero intenso. Il numero è 9, Intense Black. Anche questa qui è una mini size. Infatti sul retro che ho qui e sto leggendo, in inglese c'è scritto I pencil to go. Insomma, è una mini size di una matita occhi nera. Vi farò sapere come mi trovo, se sbava, se non sbava, insomma, qual è la sua prestazione. Il numero 12 è qui ed è una casellina minuscola, tanto che sto facendo fatica ad aprirla. Allora, vogliamo parlarne? No, ma Sephora, siamo seri? Cioè, non è manco un orecchino, per dire, è una spilletta. In un calendario dell'avvento acquistato su Sephora? No. Non commento la spilla pinguino e proseguiamo. La casellina numero 13 è qui a fianco al fantastico numero 12 e troviamo sul retro in italiano da fazzolettini dissolventi. In inglese è Instant Nail Polish Remover Wipes. Perciò sono quelle salviette che servono per rimuovere lo smalto. Anche questo qui però, signori, è un campioncino, non è una mini size, è un campione. Numero 14 contiene di nuovo la gelatina doccia corpo, quindi credo che sia un bagnoschiuma. In inglese è indicato Melting Shower Jelly come gelatina, in effetti. Come profumazione di nuovo qui da Pillow Battle, mentre invece leggo solo adesso in questo qui rosso Let's Having Fun, però non si capisce all'esterno, quindi non so dirvi in realtà che profumazioni hanno, però anche queste sono forse più dei campioni. Io so che questi
li mettono in vendita e dopo vi dirò anche il loro costo. Proseguiamo col numero 15, che è questo qui, un pochino più grandicello, che contiene, non riesco ad aprire, una maschera labbra al karité. Ok, questo è già più carino, c'è un pezzo solo, dietro ci sono le istruzioni, io ne avevo già una, insomma si applica sulla bocca per un effetto idratante e quindi questo è davvero un regalino carino. Andiamo avanti con il numero 16, che contiene questa lima per unghie. Anche questa è una mini size, non credo si possa definire un campione, ma è proprio piccola piccola, cioè guardate, confrontata alla mia mano è piccinina. Sì, è carina, c'è il suo pinguino, posso eventualmente portarla in borsetta in caso di emergenza, meglio questa della spilla. Andiamo avanti con il numero 17, che contiene, questi sono degli stencil, non so se riuscite a vederli, per le unghie, non però, o almeno non credo che siano quelli che si appiccicano sulle unghie, ma tu rimuovendo appunto la pellicola e togliendo le stelline, applicandole sulle unghie e mettendoci sopra lo smalto, fai la decorazione a forma di stella. Io non mi trovo per niente bene con questi aggeggi qui, però insomma è un regalo utile soprattutto per chi lo utilizza. Il numero 18, anche questa è una casellina piccina e contiene, questo è uno smaltino, si toglie il coperchio e questo qui è il colore, un rosato. Il colore è L178 Rose Bouquet. Sephora. Però ascolta un attimo, allora mi hai giustamente messo la matita labbra rossa perché è Natale, fa tutto riferimento al Natale, perché non mi hai messo uno smalto rosso e mi hai messo sto rosino, veramente sto rosa antico che francamente è proprio bruttarello. Ma proseguiamo col numero 19, che contiene un patch naso purificante, quindi anche questo per minimizzare i pori, un patch per il naso purificante e scrabbante, fa un leggero scrub. Questo però mi piace, insomma ce n'è uno solo, però è utile. Siamo arrivati al numero 20, mancano pochissime caselline all'arrivo e questo qui è... Seriamente? No, ma siamo seri? Sapete cos'è questo, cari amici? Un simpaticissimo pinguino che in realtà è uno specchio, amici. È uno specchio. Qua sopra lo vedete opaco perché comunque ha la pellicola protettiva, però ragazzi è uno specchio così preso e buttato, cioè non c'è una copertura dietro, potevano almeno farlo a conchiglia, invece no. È un mini specchio da portare in borsa, ma facendo attenzione, dovete metterlo in una custodia perché questo si può rompere. Insomma, di Natale con un fantastico e simpatico pinguino. Sì, esatto. Siamo arrivati alla casella 21, che contiene una maschera per il contorno occhi. Sono quei patch, vedete, che si mettono sotto gli occhi per togliere le occhiaie. Qui c'è scritto tonificante e lisciante, insomma faranno un effetto tipo effetto lifting. C'è anche qui un paio alla uva. Siamo veramente alle battute finali perché questa è la casella 22 e troviamo ancora Sephora. Ma che sei, recidiva? Un altro elastico? Ce ne servono veramente due? Potevi mettere un'altra cosa, un altro elastichino di quelli per legare i capelli che in teoria non strappano i capelli. Casellina 22, mancano due caselle alla fine.
Non mi pronuncio, andiamo alla casella numero 23 che contiene un lucida labbra al melone. Che buon odore! Sa proprio tantissimo di melone, viene quasi voglia di mangiarselo, davvero. Buonissimo. Mi resta un pochino di spazio qui a fianco. Non colora praticamente, vedete che è leggermente più evidenziata questa parte, più rosata, però diciamo che non ha un colore, però mi piace sia la profumazione che anche, come per il rossetto, il packaging, perché è di cartone. Ovviamente non questo, però l'involucro esterno non è di plastica ma è di cartone, quindi buono. E soprattutto questa non è una mini size ma è una full size. La casellina numero 24, quindi l'ultima, contiene, rullo di tamburi per l'ultima casellina, un liquid lipstick, quindi uno rossetto liquido. Il colore è 40 Pink Tea, un tè rosa praticamente, pink, rosa e tea e tè. Prima che lo rompa per farvelo vedere, è scritto anche qui. Allora, come colore credo che sia uno di quei nude che ti rendono un po' una morta, perché insomma è un marrone praticamente, ragazzi, guardate anche da lontano, non è un bel colore. Ma scusa tanto Sephora, ma come li hai fatti sti calendari? Cioè mi metti una bellissima matita rossa, guardate che bella, poi mi metti, ricordiamocelo, lo smalto rosa antico e poi mi metti questo marrone. Che cosa vi ricorda questo marrone? Non c'è bisogno che io lo dica, vero? Perché lo sapete pure voi. Cioè, un brutto colore. Ma che è sto colore? Io me lo metterò, ve lo farò vedere. Non adesso perché non mi voglio rovinare il make-up con sto schifo. Però, e questa è la casella 24. Ma che colore è? Ma per Natale? E metti un rosso, no? Parliamo un attimo, insomma, delle considerazioni finali di questo calendario dell'avvento di Sephora, il Frosted Party. Il suo costo, scontrino alla mano, è di 39,95 €. Quindi costa 40 €. Quando sono andata a comprarlo alla commessa di Sephora, mi ha proposto di acquistare 3 gel doccia che sono uguali e identici a quelli del calendario per la modica cifra di 95 centesimi e mi avrebbero omaggiato una maschera della Biotherm dal valore di 30 €. Non lo so se costa 30 €, ma l'andrò poi a cercare. Comunque sia, ha insistito e mi ha consigliato vivamente questa maschera, perciò l'ho presa ma non l'ho ancora provata. 3 di questi mi ha dato tutte le stesse profumazioni, manco me le ha fatte scegliere, ma non importa, mi andava bene così. Appunto 95 centesimi l'una con l'omaggio della maschera, in più mi ha omaggiato un profumino, una mini size di profumino. Perciò questi cosi che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento, ragazzi, costano 95 centesimi. Sono le mini size, lei la chiamate da viaggio. Ma viaggio cosa, scusatemi, non me le metti nel calendario dell'avvento, le stai vendendo a 95 centesimi. In più in omaggio mi dai anche una maschera viso, cioè non mettermene nel calendario, metti un'altra cosa nel calendario dell'avvento. Potevano mettere più cose di beauty, più maschere, una maschera per capelli, non c'è niente per capelli. Ma poi ragazzi, scusate, parliamo per cortesia della spilla. Ma scusate, cosa me ne faccio di questa? Dove la metto la spilla, pinguino? Scusatemi. Allora, a scuola non vado più. Ormai sono a lavoro da diversi anni. Non posso, cioè, l'attaccherei cosa? All'astuccio? Lo attacco alla mia porta, al mio beauty del make-up? Non riesco neanche più a parlare per colpa di sto pinguinello.
Cioè non è un regalo da calendario dell'avvento, scusate. Non da un calendario dell'avvento di Sephora del costo di 40 euro. Cioè qual è il valore di questa roba, sinceramente? Dov'è la convenienza in questo calendario dell'avvento? Dov'è? No, non c'è. Secondo me non c'è. Ste strippini qui potevano mettere un'altra cosa, secondo me. Non so se sono uguali in tutti i calendari dell'avvento. Questi non li userò, li regalerò, non so nemmeno io a chi. Cosa ci voleva mettere una lima grossa? Cosa? Cioè, perché? Questo? Lo specchietto? Ragazzi, ma non si chiude nemmeno. Me ne hanno omaggiato uno a me da Maybelline. Anzi, l'ho comprato in un supermercato ed era unito al correttore. Ve lo feci vedere in un vecchissimo video. È più bello quello, almeno si chiude al doppio specchio. Qui, cioè, questo, come mi trucco? Cosa faccio? E gli elastichini? No, dai, veramente, no. Per il costo che ha e le cose che contiene è bocciato. Io non vi consiglio l'acquisto. Le uniche cose secondo me che valgono veramente sono poche. Sono le maschere, sono il rossetto, il lucidalabbra, le matite che insomma va bene, matita labbra e occhi. L'ombretto shimmer è molto bello, non conosco la tenuta tutto il giorno, ma è un bel ombretto. Questo color ghiaccio molto shimmer mi piace. Per il resto, insomma, sono i campioni che vi mettono nelle buste quando andate a comprare le cose e le fanno strapagare. Mi è piaciuto molto di più il calendario di Balea, molto di più, nonostante avesse delle mini size. E comunque quello costava 15 euro, non 40, come questo di Sephora. Io vi premetto che quando l'ho acquistato non ho voluto vedere dietro cosa c'erano, ho riconosciuto le immagini, diciamo così, delle maschere e dei rossetti, ma ho voluto proprio aprirlo con voi, non ho voluto leggere cosa c'era dietro. Mi piaceva, ho visto l'anteprima delle maschere e ho detto vabbè, almeno quello vale. Francamente, anche però sulle maschere apro una parentesi. Io guardando il retro ho notato che c'erano delle maschere e quindi ho detto perché no, bello il patch per gli occhi, un paio, bello il patch per le labbra, un paio anche qui. Il senso di mettermi 2 confezioni di strip per il naso francamente non lo colgo. Allora, mettimene una e l'altra metti un'altra cosa per le mani, per i piedi, per il viso, per i capelli. Però, secondo me, resta proprio il minimo per rendere questo calendario appetibile. Perché, comunque sia, io lo trovo un calendario mediocre. Non mi sento, ragazzi, di consigliarvelo, peccato, molto carino il packaging. Purtroppo io non mi sento di promuovervi questo calendario, credo che il costo sia troppo elevato per quello che contiene all'interno. Scrivetemi nei commenti e fatemi sapere se anche voi l'avete acquistato e siete rimasti delusi o se invece al contrario siete rimasti contenti del contenuto di questo calendario. Spero di avervi consigliato bene nel vostro prossimo acquisto, mancano ancora pochi giorni all'inizio di dicembre, quindi potete ancora eventualmente andare ad acquistare qualcosa se vi dovesse piacere questo calendario dell'avvento. E io vi saluto qui, come sempre un pollice in su come supporto e l'iscrizione al canale con la campanella attivata, così da non perdere nessuno dei miei video. Io per adesso vi saluto, mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video.